della famiglia. Qui è nata Visca con i suoi fratelli e è abitato qua fino a quando non si è sposato, perché non si è sposato con Mario e abita adesso la zona dove poi faremo vedere dove sta sul Cornelio, l'orfanotrofio. In realtà la mamma adesso non abita più qui, ma abita in questa casa rovinata, c'è un piccolo albergo insieme al fratello e lei fa la cuoca, ancora molto energica. Sì, sì, sì. Visca fino a pochi anni fa ha fatto sempre qui gli incontri, faceva la testimonianza, gli incontri, lei si metteva proprio in questa posizione qua e poteva parlare un pochettino con la gente. Io sono venuto a Meggiugorio con la comunità un bel po' di anni fa, ma sono venuto a Meggiugorio solo per caso. Era, in realtà neanche credevo a Meggiugorio, no? Devi sapere, la casa che teniamo a Rio Nero mi regalò una ragazza che veniva sempre a Meggiugorio, Giorgio, di Lambertato, mi portò una statuina della Madonna, quella di polvere di gesso bianca, che a me sinceramente manco mi piaceva, a me le Madonne bianche manco mi piacciono, no, senza espressione. E lei mi ha regalato questa statua della Madonna, noi dovevamo aprire la comunità dove andare, dove non andare, e noi vedemmo questa struttura, io tenevo questa statua e dicevamo che come era questa statua. Allora l'ho presa, ho detto, senti, se vuoi stare in compagnia facci trovare tutti i documenti per arrivare qua, se no rimarrai qua da sola. Siamo entrati dalla finestra di questa ex scuola e l'abbiamo lasciata sopra una sedia lì, con un giro quegli elettrici accesi. Un po' mi dispiaceva, quindi lo volevo risfare. E beh, siamo andati dal sindaco e disse, allora il sindaco disse, guarda, noi stavamo cercando proprio qualche associazione che si prendeva questa cosa. Il giorno stesso mi ha fatto le carte. Ho detto, allora cavolo, questa sta Madonna funziona veramente. Vabbè, sono passati un po' di giorni, siamo rientrati lì, ci abbiamo avuto tutti quanti i documenti e abbiamo ritrovato questa Madonna sulla sedia dove l'abbiamo lasciata ancora con il lumino acceso, quindi era passato proprio pochissimo tempo. Però non avevo nessuna idea di che cosa fosse della Madonna, anche perché allora in Italia poco se ne parlava, erano soltanto qualche piccolo gruppo che veniva qui a Meggiugorio, specialmente del nord, del sud, perché dal nord venivano molti perché facevano il giro e dal sud erano ancora pochissime persone che venivano a Meggiugorio, ne parlavano, non era conosciuta, accettata dalla Chiesa, un po' ambiguo, sta Madonna che appare tutti i giorni e gli portano la torta. Umanizzata, dice questo, fa quell'altro, sentirlo da fuori sembra quasi più una cosa di Picotti o di Sempliciotti. Comunque passa un po' di tempo e in verità abbiamo avuto delle vicende molto molto spiacevoli che comunque ci hanno provato tanto e avevamo deciso, questa casa ci mai nessuno. Abbiamo deciso dentro di me, chiudo, lascio fare tutto, ma chi me lo fa fare a me? E veramente era un momento molto molto particolare della vita, però avevo più deciso di lasciare sempre tutto, ho detto i ragazzi che stanno a casa li mandiamo negli altri se ne vanno a casa, si arrangiano e finisce sta questa storia perché non ne voglio più sapere. Comunque proprio in virtù del fatto che eravamo così provati, questa amica disse, ma perché non andiamo a Meggiugorio? Io ho detto così, allora partiamo tutti quanti a Meggiugorio. Prendiamo il pulmino che teniamo di 16 posti, eravamo 15 persone, saliamo tutti sopra questo pulmino e veniamo qua a Meggiugorio. Io tenevo un mal di schiena, sono partito da casa proprio tonto, psicologicamente molto provato. Però sono venuto e ho detto no, ma fa una passeggiata. Una mangiata. Una passeggiata, una cosa così. E comunque sia, arriviamo qui, facciamo il giro, cioè arriviamo con la nave, non sapevo che era stato da queste parti, non parlavamo nessuno, eravamo inesperti, era la prima volta. Arriviamo alla dogana, non come sta mostra, ma a mezzo per le campagne, una baracca di giù fatta così, questi militari.
aggressivi come sono loro, perché sono molto aggressivi, mi ricordo che fa la Madonna e arriviamo là tutti contenti, pioveva, era là, perché se no non potete passare. E come possiamo passare? Capire perché là che chi capiva che dicevano questo. E noi insistevamo, quelli si urtavano, ci pillavano, no, non poteva passare, poi non avevo capito che dovevamo dare la mazzetta, ma chi non c'ero mai stato. Quella prima e chiudevo questo diretto sotto la scrivania, ma io non c'ero mai stato, quindi non sapevo che doveva mettere. Ma questo ha detto no, no, ve ne dovete andare, e come si poteva andare? Tu non dovete andare. E allora i ragazzi stanno no, torniamo indietro. Ho detto scusate, ma sta ragione com'è? Quadrata, tonda, rotonda, qualche altra frontiera la dovrà avere. No, ma questi poi si chiamano, pigliamo un'altra strada e ci troviamo un'altra entrata, da qualche parte dovrà starci l'altra entrata. Comunque con il pulmino cominciamo a girare e arriviamo a un'altra dogana. Di Sant'Agata Tarantella era un po' più grande, di quella lì pure un pochettino più moderna. Era tipo questa qua, però sempre ai tempi di Pappagongi. Arriviamo là, questo pulmino, facciamo il segno della croce, dicevamo l'Ave Maria, dissimo se ci fosse la Madonna, là ci fa passare, se no, come non porta a me, ma attaccata a Maronna più vicino. E allora, arriviamo là, siamo la sbarca, e noi andiamo piano piano, dobbiamo passare o non dobbiamo passare, e quelli da poco ci mangiavano là. E passiamo la sbarca, poi fa la dogana, arriviamo là, arriviamo la sbarca. Scusate, la si può, però fa tutte le cose, dai. Comunque passiamo, Claudina la Madonna ci fatte passare qua là, che bello. Pioveva, da noi era bel tempo, eravamo venuti con i vestiti leggeri, disse sta ragazza, no, tu è ora della messa, ci sta la messa, parcheggiamo sto puntino vicino alla chiesa, scendiamo tutti di corsa, andiamo a sta messa, piena come ieri. Una notte di viaggio, mi porta la macchina, pioveva, vabbè andiamo a messa, proprio che mi stavo così. Arriviamo là, chiesa più finito, terzetta, questa sta ragazza si chiama, che bello, com'è bello, sta tanto buona regola. Vabbè comunque sta messa, dove ci dovevamo stare pure, pioveva, c'eravamo fatti proprio senza ambrello, senza niente. Io ce l'ho fatta più, tu sei lì l'acqua correva, vabbè, legge il Vangelo e non abbiamo capito niente. Dice no, ma ci dobbiamo portare la cuffia, che bello. Allora ecco comincia la predica, comincia a piovere e questo predica la predica. Mamma mia! Abbiamo scoperto solo quando ha iniziato, ha finito l'anno dopo, ha finito la festa e per chi lo capisce, cioè tu non capivi niente, tutto sta cosa, ma sto prete, ma capisce che noi siamo all'indietro, tutta sta gente, tutta sta questo è, no, che tutta sta gente non si sbriga, dice va bene. Dice arriva la consacrazione, tutti state in terra là, tutta st'acqua ma inginocchiamo pure loro e dice vabbè porta la comunione. Quando sta il prete per uscire fuori, tutti preparati come fucilati contro la chiesa, si aprono le cataratte del cielo. Sembravano le cascate del Niagara, sto prete che stava per andare per arrivare a noi la comunione, dove stavo io, a capo si è picca dentro e se ne va. Cavolo, manco la comunione, manco la soddisfazione di ricevere Gesù. Ah, che belle, guardate che belle. Questa è la cappa sbatte le gocce vicino a me, caspita ci ha buttato. Vabbè, comunque andiamo lì, a qua là, preparata a cena, era la cosa della giornata, una cena. Abbiamo fatto la carne bollita, un vassoio enorme, bello, primo, secondo, frutta, dolce. E stavamo ad Alicia. Signora, aspettate le rose, aspetta che ho passato tutto.
Se vedete quella dove sta quella macchina Moppi? Sì. È un po' più quella casa lì, un po' più avanti, di fronte. Siamo andati per anni a questa pensione, Lidia, molto brava, sta signora. Vedete signora, scusate, accesi un po' per vocifoni, perché qua stiamo tutti bussati, ma noi ci mettiamo, ci siamo bagnati proprio, bagnati completamente. Sì, sì, non vi preoccupate, ci accedi per vocifoni, belle calde, abbiamo una bella mangiata, mettiamo tutti i anni per vocifoni, scarpe, perché stavamo proprio tranquilli. E andammo a letto. La mattina ci siamo alzati e andammo nelle varie case, quindi siamo usciti da casa, dovevamo fare la discesa per andare a mangiare sotto a Giulia al refettorio per fare colazione. Lo stesso una bellissima colazione ricca di tutto Dio. Uscendo vedevo una processione di gente, non finiva mai, e venivano verso di qua, che passavano da tutti a piedi, e sì, sì, ma tu vai, che sta qua sotto? E lei disse, guarda, adesso ci sta Visca, fa la testimonianza. Vabbè, dopo la testimonianza andate, fate subito a fare colazione e andate pure voi. Sì, 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 facciamo colazione, piano piano per mangiare bene, così siamo in dice andiamo pure noi. Ma quando abbiamo deciso noi, qua stava tutto pieno dappertutto. Cioè chi ha fatto altre volte che ha vissuto la testimonianza, come uscimmo dall'albergo e ci dovevamo fermare davanti all'albergo. E no, stava proprio così, tutto faceva passare, stavano come i cani rabbiosi, la mattina di notte qua aspettavo per sentire la testimonianza di Visca. Visca stava qui di noi, da là sotto, non vedevamo mai sta casa. La gente così, veniva una piccola radio per parlare, ma molto più piccola di quella nostra, ricordo era una cucciarella rotonda, la mantenevano in mano qua, quindi potevano sentire quelli che stavano qua. E noi stavamo là, eravamo tutti quanti. E io dicevo a me mia Madonna, ma che dobbiamo fare? Ho detto dammi un segno, dice che qua il sole lampea pensa al cielo si spegne. E che voleva del sole? Quello era rumoroso, pioveva, il sole non si vedeva. Dice dammi un segno per sapere che cosa fare, perché io volevo chiudere tutto, volevo finire, no. Questo è il segno che devo smettere questo, ritorno a casa in caso di Dio. Poi ci stavano tutte bancarelle a vendere. E vedevo la Madonna, dicevo così, guarda, fammi un occhiolino, mi t'accatto pure il quadretto, no? C'erano questi quadretti questi di legno, li compro pure. Questo non serve per niente, sono in mano, là, questi signori, e poi ci sta un negozio lì, sopra il negozio, sotto ci sta il negozio, e sopra era una casa della vecchia che era morta, quindi stava chiusa. Ho detto, fammi vedere che cosa dietro la finestra, pure su una manina, una cosa, io capisco che devo andare avanti, se no stop. Però mentre io ho detto, tanto non è vero niente, che finisco tutto, ritornato a casa per mi rasserene la testa, non è questa la mia chiamata, ma adesso lo dico così, ma era veramente una situazione che ci aveva provato tanto. Vabbè, mentre stavamo là, io dico che devo fare, che non devo fare, la signora tu stai in Cangulo, di che paese? Titolo australiana di 56-57 anni, all'altezza sua di Maria, di questa signora qua, pure la bella così piazzatella, e noi stavamo tutti quanti davanti a lei, quindi noi non vedevamo niente. Immagina che la cristiana che stava dietro a noi eravamo tutti colossi, che doveva vedere, quindi non vedeva assolutamente niente. Io non vedevo con le mani di parlare, stavo appoggiato su due così aspettando quando finisce questa cristiana, c'era la curiosità, di una specie di tutta campata, tutti silenzio, le macchine non potevano passare perché qua stava tutto giusto, non si sentiva nulla, mi sembrava più o meno, un po' dovrà finire, ero curioso perché veniva a vedere chi ci stava qua. Vabbè, comunque mentre stavamo di aspettare, questa mi fa dietro alla spina a me, scusa, non mi ricordo mai di caretto perché la senti. Mi si presenta che la macchinetta fotografica, sai quelle che fa la foto e ci la macchinetta del caffè questa, no? Proprio una macchinetta della volta. Dice scusa, mi fai una foto? A che cosa? A che cosa? Questo ti senti solamente uno, questo
questo sta più accelerato. Comunque io prendo sta macchinetta, mi giro subito e la do a Mauro, a fianco a me, fa una fotografia, fa la fotografia, mentre esce la fotografia, io non l'ho tolta, l'ho data a lei. Lei prende la macchinetta fotografica, dice grazie, ho detto prego, questa è l'ultima spiaggia per me. Naturalmente ho detto perché tengo un figlio di 39 anni, tossicodipendente con 2 bambini, ho girato tutto il mondo, sono disperata. Io ho detto così, signora, pure noi siamo una comunità di recupero, ho detto a questo. Sta signora, quando ho detto così, mi si è buttata al collo, mi ha abbracciato e ha detto così, grazie per quello che fate per i nostri figli. Non ti scoraggiare mai, vai sempre avanti, non ti preoccupare. Cioè io stavo chiedendo alla Madonna l'occhiolino, la manina, questa signora mi ha parlato con la voce di Maria. Lì mi è entrata una cosa nel cuore, ho detto ma allora quello che stavo chiedendo alla Madonna ha parlato tramite questa signora. Io mentre parlavo con questa signora, io non so come, io mi sono trovato qua. Io stavo qua, Visca stava lì e io qua, sto cancello stavo chiuso e qua ha cominciato a piovere, quindi pioveva e da sta lamiera, immaginate che scendeva, io ogni tanto mi devo tirare la tuta sopra perché la mutanda e la tuta per l'acqua che mi scendeva. A un certo punto questa Visca finisce la testimonianza in inglese e comincia in italiano. Finisce sta testimonianza, a un certo punto si ferma e comincia a guardare. Così, guarda, così, poi fa vicino a me con la mano, aspetta, addosso. E chi si muove? Là. E comincia a parlare, guarda di qui e poi dice, stava a Batto, un compare suo, non so se l'avete mai visto, perché il Batto, la porta con una macchina. Ivan si chiama, non lo so come si chiama, è anziano, ha sempre portato a Risto, non so se è uno zio chi sia, a tutte le testimonianze l'accompagnava, mi chiamavano Baffa perché veniva il Baffi. E comunque, mentre parla così, Pasigna a questo, no, lui stava qua e Pappo stava qua, e dice vicino a Pappo, fallo entrare, si riferma di nuovo, dice vicino a me, fallo entrare. E io apro qua, mentre sta aprendo questo, la gente spingono tutti quanti, specialmente gli italiani, qua in mezzo stavano ficcati gli ombrelli, le cose, e io non riusciva, allora mentre quello cercava, io non riuscivo a passare. Quando io stavo passando mi sono fermato, mi sono come svegliato da un sonno, ho detto ma io non sono da solo, ho detto tutti che sono come quest'anno, cioè mi è venuto, io non sto da solo. E allora lei mi dice queste parole. Fa salire tutto il piccolo gruppo. Come fa a sapere che siamo un piccolo gruppo? E ha detto allora qua qualcosa ci sta che... A cosa sta scatenando? Ha detto come fa così? Poi, immaginate che poi era una folla di gente, accalcati che... Ma tu non sai come ci sei arrivato? No, io mi sono trovato qua davanti, ma chi ti faceva passare? Certo. Ho detto, tu immagini prima il cancello, si vede come che hanno arrabbiato con la gente. Comunque di qui non sono da solo, perché lo fai salire tutto il piccolo gruppo. E allora mi sono girato, ho detto guarda buono sta gente, mi sono girato, stanno tutti quanti qua. Allora siamo saliti, abbiamo aspettato là, Visca ha fatto la testimonianza, ha parlato e lì poi ho parlato con Visca dentro quella stanza che adesso noi andremo a visitare. Lì mi ha aperto il cuore perché io ho detto a Visca, gli ho parlato di tutto e non ha dato nessuna risposta. Ha detto così, io questa sera all'apparizione lo dirò alla Madonna questo. Vabbè, siamo scesi, sa, dolore di schiena terribile, ci siamo, dopo la testimonianza, siamo saliti sul podrogo. No, siamo andati dalla testimonianza e ce ne siamo riandati in albergo un'altra volta perché stavamo zuppi. Immaginate, sotto sta ringhiera, l'acqua arrivava da questa Guarda sta ringhiera. e quando l'ha buttato quel giorno. Comunque andiamo in albergo, la mattina dopo andammo a fare il podrogo. Arrivammo là, c'è sentito Marco, io arrivo là, si ferma una macchina di stipitore che qua, no? Scende il pacco e subito scende Visca.
Scende Visca e entra dentro a quel negozio, a Piazza Visca sa dire tutte le pizzole italiane, riempie quel negozio. Io l'ho vista e camminavo sull'argine, mo ci hanno fatto un muretto, ma era pieno, così come stava la taglio di strada. E non mi sono avvicinato, ho detto così, su lì ci manca addosso a questa, così per salutarla, ho detto, ma sapete si ricorda quello che io, tutta quella gente che ha visto. Io passavo, lei esce dal market, stava aprendo la porta della macchina, ma ha visto, ha attraversato la strada, è venuto verso di me e mi ha detto, io gli ho detto tutto alla Madonna, e lei ha detto che già sapeva tutto, non mi ha detto niente di che, ma quella parola lei già sapeva tutto, mi ha dato una serenità nel cuore, una pace interiore che non potete immaginare. Ho sentito proprio la presenza della Madonna reale, che a dirlo così sembra nulla, però mi ha dato una forza dentro, ma anche di affrontare tutte le altre vicende della vita e di capire ciò che stiamo facendo, che chi fa il bene non significa che merita il bene, verrà perseguitato come Cristo e comunque dobbiamo andare avanti come i carri armati, senza importartene degli altri. Ho sentito la presenza di Maria fortissima e quindi proprio per virtù di questo sono molto legato anche a questo posto, a questa casa. Ecco perché dicevo, come le nozze di Cana, facciamo entrare Maria nella nostra casa. Come deve entrare Maria nella nostra casa? Con la preghiera. Il rosario è l'arma più forte che noi abbiamo e lei si accorgerà a quello che mancherà nella nostra casa. E come dice Papa Francesco, il nostro Dio non è il Dio del miracolismo, ma colui che ci aiuta a vivere la vita e a superare le difficoltà, perché i lutti, le sofferenze, le malattie ci saranno sempre, ma noi avremo una forza diversa di affrontare tutto questo. Adesso quando siamo pochi possiamo salire tutti quanti sopra e la casa prima era di 4 stanze, adesso è di 3 stanze, era la cucina che sta qui e dietro c'era una piccola dispensa e 2 camere da letto. Adesso nella cucina hanno fatto una sala preghiera, un salotto e c'è la foto della corona del rosario che la Madonna ha dato a Pisca per pregare per la sua famiglia. C'è la foto, era la corona del rosario e sulla croce la Via Crucis, c'è disegnata la Via Crucis, c'è soltanto la foto. È un luogo che voi mica Visca è santa, no, non è santa Visca, ma è santa la Madonna. La Madonna ha detto che avrebbe reso benedizione, benedetto, aspetta, avrebbe benedetto tutti i posti dove lei, le cose che avrebbero circondato dove lei è apparsa. Quindi poi chi vuole prendere l'acqua benedetta davanti alla chiesa, lì ci sta una fontana, ieri per la fretta non ci siamo potuti fermare. Avete visto quella statua della Madonna, no? Dice questa hanno messo abbondanza di statue di Madonna dappertutto, no? Lì c'era una vigna, c'erano tutti i filari di vigna che arrivavano fino davanti alla porta della chiesa, perché vi ho detto ieri che il parroco da allora costruì sta chiesa e mentre la costruirono queste 4 baracche di gente che stavano qua, disse ma chi ci deve venire a sta chiesa così grande? E il parroco disse un giorno non basterà questa chiesa per contenere le persone. Eppure gli abitanti del Giugorio hanno detto questo per raccomandato di te. Dice noi siamo 4 gatti, stiamo emigrando tutti quanti in Germania, chi ci rimane a sta messa? Infatti la chiesa non era neanche terminata e cominciarono le apparizioni, non basta, qui la chiesa. Lì c'erano i filari delle viti e voi sapete che in estate quando è piena la vite fa un sacco di frasche, chiude e i comunisti perseguitavano, non volevano le apparizioni perché dovevano mantenere il dominio su tutto. E allora tante volte la Madonna è apparsa in mezzo ai pilari delle viti, così i ragazzi, i bambini erano nascosti, la gente era nascosta, e i militari non vedevano dove stavano. Ecco perché ci sta quella statua della Madonna lì, perché è apparsa tante volte nel vigneto e quindi anche quella fontana che sta lì dove è apparsa la Madonna è benedetta perché lei ha detto che avrebbe benedetto tutto ciò che circondava. Immaginate quante volte è apparsa in questa casa, nella stanza dove andiamo.